Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Quando si tratta di esprimersi correttamente in una lingua straniera, bisogna rispettare delle regole. E, si sa, l'italiano ne ha tante. Ma sono veramente tutte delle regole super rigide e inflessibili? Ebbene, in questo video daremo un'occhiata proprio a quelle regole facoltative della lingua italiana, cioè quei casi in cui ci sono due possibilità, due opzioni per dire la stessa cosa. E perciò scegliere una invece dell'altra è solo una questione di stile. Ricordarsi o ricordare? In generale sentirete o leggerete spesso che i verbi ricordarsi e ricordare si possono usare in maniera intercambiabile. Ed è così, in linea di massima. Però ci sono delle piccole differenze di utilizzo in alcuni casi. Facciamo un po' di chiarezza. Prima di tutto bisogna considerare il verbo ricordare e i suoi significati, che infatti sono due. Il primo significato di ricordare è quello di avere nella memoria. Con questo significato il verbo ricordare può essere usato in due modi: seguito da un oggetto diretto, cosa o persona. Ricordo la tua data di nascita. Ricordava il fidanzato della sorella. Oppure seguito da un'intera frase, introdotta da di più infinito, se il soggetto è lo stesso, oppure da che più un verbo coniugato, se il soggetto è diverso. Ricordo di essere andata a letto presto ieri sera. Ricordava che Lorenzo lo aveva aiutato. Quando ricordare ha questo significato, può essere sostituito da ricordarsi. Bisogna solo tenere a mente una differenza, e cioè quando ricordarsi è seguito dall'oggetto diretto, quindi da una cosa o da una persona, può comportarsi esattamente come ricordare e quindi reggere direttamente l'oggetto diretto, ma può anche essere seguito dalla preposizione di, che introduce la cosa o la persona, cosa che non si può fare con il verbo ricordare. Ricordo la tua data di nascita. Mi ricordo la tua data di nascita. Mi ricordo della tua data di nascita. Ricordava il fidanzato della sorella. Si ricordava il fidanzato della sorella. Si ricordava del fidanzato della sorella. Il significato in queste tre frasi è esattamente lo stesso. Quando invece ricordarsi è seguito da una frase, si comporta esattamente come ricordare. Mi ricordo di essere andata a letto presto ieri sera. Si ricordava che Lorenzo lo aveva aiutato. Quindi scegliere uno invece dell'altro è una questione di stile? In generale, sì. Ma l'Accademia della Crusca dichiara anche che la forma riflessiva, ricordarsi, aumenta il grado di partecipazione del soggetto all'azione o al sentimento espresso dal verbo. In parole povere, è meglio utilizzare la forma riflessiva quando si parla di cose o di persone che sono più vicine a noi o che sentiamo più vicine a noi, con cui abbiamo un legame diretto, verso cui proviamo dell'affetto in qualche modo. Per esempio, ricordo che Napoleone è morto il 5 maggio 1821, perché insomma, io e Napoleone non siamo proprio migliori amici. Ricordo i colori della bandiera francese, ma diremo, mi ricordo che ci siamo divertiti un sacco alla festa di Maria, perché io ero proprio lì, quindi sento una maggiore vicinanza. Mi ricordo bene il sorriso che ha fatto quando ha visto il regalo. C'ero e sono testimone. Ma attenzione, ricordare ha anche un secondo significato, e cioè richiamare alla memoria di altri. In questo caso si usa ricordare più
l'oggetto diretto, cioè ciò che viene richiamato, che può essere un nome o una frase introdotta da di più infinito o che più un verbo coniugato, più l'oggetto indiretto, introdotto quindi da a, e poi la persona a cui ci rivolgiamo. Vediamo degli esempi. Il professore ricorda agli studenti la data dell'esame. Questo profumo mi ricorda i pranzi a casa di nonna. Ti ricordo che devi andare a prendere Sofia all'aeroporto. Ricorda a Sofia di fare attenzione. E, attenzione, in questo caso, quindi con questo significato, il riflessivo non può essere utilizzato, perché ovviamente il significato è richiamare alla memoria di altri, quindi non avrebbe senso l'utilizzo del riflessivo. Dimenticarsi o dimenticare? Scordarsi o scordare? Sarete felici di sapere che per queste coppie di verbi, dimenticarsi, dimenticare e scordarsi, scordare, vale esattamente lo stesso ragionamento che abbiamo appena fatto per ricordarsi e ricordare. Quindi, vediamo solo qualche esempio. Mi sono dimenticata di rispondere alla sua email. Hanno scordato il titolo di quella canzone. Non scordatevi che dovete dare da mangiare al gatto mentre noi siamo via. Hai già dimenticato tutto quello che devi dire durante la riunione? Futuro o presente per parlare al futuro? Spesso per parlare al futuro in italiano si utilizza il presente, anche se può sembrare un controsenso. Però si capisce, nonostante si utilizzi il presente, che si sta parlando di un'azione futura grazie al contesto o grazie ad indicatori temporali come per esempio avverbi che possono essere inseriti prima o dopo il verbo all'interno della frase, come domani, la settimana prossima, tra 2 mesi. Per esempio, dire domani vado al cinema è esattamente come dire domani andrò al cinema. Oppure si sposano il mese prossimo è esattamente come dire si sposeranno il mese prossimo. Ma comunque, attenzione, perché parlare al presente, quando ci si sta riferendo al futuro, esprime un maggiore grado di sicurezza, cioè siamo certi che quell'azione espressa dal verbo succederà. E non succederà in un momento qualsiasi del futuro, ma succederà in un momento specifico, perché l'azione è stata già programmata e si sa per quando è stata programmata. Ecco perché il riferimento temporale. Domani, la settimana prossima, tra 2 mesi. Quindi io dirò per esempio la settimana prossima comincio un corso di cucina. Succederà sicuramente, io ho già pagato l'iscrizione, è tutto pianificato, tutto programmato. Ma io dirò quando comincerò un corso di cucina ti preparerò un buon pranzo. Ok? Quando? Probabilmente accadrà a un certo punto nel futuro, ma niente è ancora programmato. E in questi casi si preferisce utilizzare il futuro in italiano. Grazie di o grazie per? Molto spesso ricevo questa domanda. Grazie di o grazie per in italiano? Ebbene, nella maggior parte dei casi le due forme sono praticamente intercambiabili. Sono davvero 2 sinonimi, ma anche qui ci sono delle piccole differenze di utilizzo in qualche caso. Facciamo chiarezza. Se utilizzati con i nomi e con i verbi, di e per sono intercambiabili. Grazie del consiglio è esattamente come grazie per il consiglio. Grazie di avermi consigliato questo libro è esattamente come grazie per avermi consigliato questo libro. Anche, come potete vedere, si utilizzano entrambe le forme con un verbo generalmente all'infinito passato. E allora, le differenze?
Le differenze subentrano quando utilizziamo grazie con la parola tutto. In questo caso useremo grazie con la preposizione di se dopo abbiamo solo la parola tutto da solo e la frase è finita. Grazie di tutto. Useremo invece per con la parola tutto se la frase dopo continua. Grazie per tutto quello che fai per me. Attenzione. Penso che sia o penso sia. Molti studenti leggono o sentono frasi come penso sia giusto e mi chiedono: è un errore? Perché manca il che in questa frase? E io rispondo che in realtà non è un errore, perché entrambe le forme, penso sia giusto e penso che sia giusto, sono corrette. Come dice l'Accademia della Crusca, in frasi dipendenti si può anche non usare il che, ma solo se il verbo che segue è al congiuntivo, condizionale o più raramente futuro indicativo. Non ci sono troppe regole qui. Spesso lo si fa quando ci sono già altri che nella frase e quindi per evitare ripetizioni o per evitare confusioni, fraintendimenti, anche se non è l'unico caso. Spesso è proprio una questione di stile. Per esempio, credo che dovresti raccontare tutto ai tuoi genitori. Credo dovresti raccontare tutto ai tuoi genitori. Ti ripeto che pensavamo vi foste persi. Spero si divertiranno in vacanza. Avreste voluto trasferirvi o vi sareste voluti trasferire? Questa sì che è una bella domanda. Le due frasi avreste voluto trasferirvi e vi sareste voluti trasferire comunicano la stessa cosa? Ma sono costruite in modo diverso, pur avendo entrambe gli stessi elementi, il verbo modale volere più il verbo riflessivo trasferirsi. E allora? Il problema nasce a causa della presenza del pronome riflessivo, vi, in questo caso. Normalmente, quindi secondo la regola generale, quando abbiamo un verbo modale più un verbo all'infinito e abbiamo bisogno di aggiungere un pronome, questo può essere messo sia prima del verbo modale sia dopo l'infinito in una sola parola, mantenendo lo stesso identico significato. Per esempio, è veramente la stessa cosa, sia che io dica ti devo parlare, sia che io dica devo parlarti. L'ho potuto fare, ho potuto farlo. Vi abbiamo voluto salutare, abbiamo voluto salutarvi. La situazione però si complica un pochino in presenza di un pronome riflessivo. Infatti, in questi casi, la frase cambierà un po' a seconda della posizione del pronome riflessivo. Se è messo prima del verbo modale, allora si userà l'ausiliare essere, come normalmente si fa con un verbo riflessivo. Ma se il pronome è messo dopo l'infinito, attenzione, allora si userà l'ausiliare avere. E questa cosa è molto strana per gli studenti perché ovviamente si impara che con i verbi riflessivi l'ausiliare è essere. Ma vi ricordo che solo in questo caso è possibile usare l'ausiliare avere e mantenere lo stesso significato e quindi avere due frasi corrette. Diremo quindi avreste voluto trasferirvi o vi sareste voluti trasferire. Ho potuto svegliarmi, mi sono potuta svegliare. Vuoi fare lezioni individuali online con insegnanti madrelingua qualificati? I nostri insegnanti sono disponibili tutti i giorni, dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica, per offrirti lezioni individuali fatte su misura per te.
a partire da 12 euro all'ora. Acquista il tuo corso di italiano intensivo e fai lezione nel giorno e all'ora che preferisci. Prenota le tue lezioni sul nostro sito lernamo.com utilizzando questo link. Che ne pensate? Siete contenti di avere una opzione? In questi casi siete contenti di aver scoperto che ci sono due modi per dire la stessa cosa in italiano? Qualche volta? Fatemi sapere nei commenti se tutto è chiaro, fatemi sapere nei commenti se vi viene in mente qualche altro caso simile e scrivete anche un commento se vi va utilizzando entrambe le forme in una stessa frase, quindi scegliendo una di queste coppie e mettendo entrambe le versioni nella stessa frase. Sì, mettetevi sempre alla prova, io lo dico sempre ai miei studenti, è estremamente importante superare la propria zona di comfort e rischiare, osare. Certamente non dovete essere pigri o pantofolai o fannulloni. No, non sto utilizzando questi aggettivi a caso, ma voglio ricordarvi che se avete bisogno appunto proprio di sinonimi alla parola pigro, come questi che vi ho appena menzionato, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento che trovate come sempre qui in alto nella card e giù in descrizione. Vi ricordo che se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.